Ciao carissimi, ben ritrovati nuovamente sul mio canale di Oltre l'apparenza, una nuova stesa interattiva generale amore lavoro. La verità che devi sapere. Ricordo a tutti, chi volesse avere un consulto privato con me può scrivermi un messaggio su WhatsApp oppure inviarmi un'email. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nuovi video. Se avete piacere, se li trovate interessanti, lasciate un like. Due varianti, la Vespa e il Riccio, arcani maggiori e minori, arcani maggiori, quindi andiamo a vedere la verità che dovete venire a sapere sia in amore sia sul lavoro, quindi inerente alla persona che vi interessa, oppure se siete single proprio nell'amore in generale, oppure inerente a una situazione lavorativa o vostra personale che vi interessa. Ovviamente io ho messo due varianti, ma è un titolo molto generico, quindi voi siete in tanti, cercherò di parlare in maniera molto generale. Ok? Quindi due varianti, scegliete la variante che vi ispira di più, ricordando soprattutto ai nuovi iscritti che sono stese interattive a scopo di intrattenimento, quindi non veri e propri consulti con tanto di nome e tanto di data. In quel caso mi potete contattare in privato se avete piacere di un qualcosa di più approfondito. Ok? Allora, io inizierei subito dalla prima variante, la variante della Vespa, quindi andiamo proprio a vedere la verità che dovete venire a sapere, un qualcosa. Vediamo che cosa ci vogliono raccontare gli arcani maggiori e minori, quindi andiamo proprio a valutare insieme che cosa vi vogliono dire, che cosa vi vogliono comunicare e vediamo un pochino, allora, vediamo un pochino. Dunque, la morte, quindi andiamo a parlare di rinascita, andiamo a parlare di trasformazione, eventualmente di cambiamento. Vediamo un pochino, facendo una piccola stesa con gli arcani maggiori e minori, che cosa ci vogliono raccontare, ok? Vediamo un po' la verità che dovete venire a sapere, la verità che dovete venire a sapere e vediamo in che ambito. Farò tutti gli esempi del caso, ovviamente. Ok, vediamo un pochino la verità che dovete venire a sapere. Un 9 di spade, vediamo un po', l'asso di spade, quindi andiamo a vedere un 2 di bastoni, vediamo un po' cosa dovete venire a sapere, un 3 di spade e un 10 di spade, mamma mia quante spade, fondo mazzo l'imperatrice, la vostra energia o imperatori, chiaramente rigiratelo in base al vostro sesso. Allora, qua sicuramente è come se voi percepiate un qualcosa, nel senso ci sarà sicuramente o c'è sicuramente bisogno di fare sicuramente una scelta, una valutazione fra due persone o fra due situazioni. Qui dovete stare molto in guardia perché ci sono persone che potrebbero deludervi, che potrebbero farvi soffrire, che potrebbero tradirvi. Non per forza andiamo a parlare del partner, però parliamo anche di amicizie, parliamo anche di conoscenti, parliamo anche di persone sul lavoro, quindi occhi aperti. Dovete valutare la persona in maniera o la situazione in una maniera estremamente obiettiva, però è come se voi percepiate che magari il sesto senso o magari proprio un qualcosa nell'aria che vi fa capire un pochettino di ansie, magari anche vostre, che c'è bisogno di mettere a posto alcune cose, dare anche dei tagli con persone o con situazioni.
Qui ci sono delle situazioni o delle persone che vi possono portare un pochino di energia pesante. Questa energia pesante cosa succede? Può ripercuotersi su di voi a livello psicofisico. Quindi se magari fate fatica a dormire di notte o magari vi sentite più appesantite con mal di testa, mal di stomaco o magari non riuscite proprio a stare tranquilli o tranquille con voi stessi o con voi stesse, guardatevi intorno, e soprattutto selezionate sia persone sia situazioni. E perché insisto tanto con questo? Perché ci sono delle situazioni che non vi fanno stare particolarmente bene, è giusto darle un taglio, è giusto mettere un punto una volta per tutte. Poi chiaramente ognuno di voi sa di che cosa sto parlando, ognuno di voi chiaramente ha le proprie storie. Se parlassimo d'amore per chi è in coppia, attenzione, aprite bene gli occhi perché potrebbero infiltrarsi terze persone che potrebbero dare noia, da rivali a familiari, parenti, amici, quindi mi raccomando, e potrebbero alla lunga portarvi a stare male con il vostro partner. Quindi occhi sempre non aperti ma spalancati. Se state cercando l'amore, attenzione a non cercarlo in una maniera troppo, come dire, coinvolta. In che senso? Nel senso, a volte bisogna lasciare andare agli eventi, alle cose, per far sì che arrivi un qualcosa di positivo, perché se ci accaniamo su un qualcosa che vogliamo, i tempi di solito si rallentano, perché la legge di attrazione, anche il saper manifestare, bisogna saperlo fare in una maniera corretta, nella maniera giusta, mi raccomando, e non è semplice. Quindi anche chi stesse cercando un amore, faccia bene le proprie valutazioni, riflessioni e scelte. Magari se fosse interessata una di voi a due persone oppure due situazioni anche a livello lavorativo, fate bene le vostre scelte. Anche proprio per quanto riguarda il lavoro. Attenzione, soprattutto se avete già un'attività lavorativa, perché per voi potrebbe arrivare qualcos'altro in futuro. La morte mi parla di cambiamento, mi parla di trasformazione, mi parla di rinascita, per voi stessi o per voi stesse. Se siete aggrappati a una situazione lavorativa che non vi appaga completamente o sentite, percepite a livello sensoriale, energetico che c'è un qualcosa che non va, abbandonate, altrimenti potrebbe portarvi a stare male a lungo andare. Anche qui chi cercasse un'attività lavorativa, fate bene le vostre valutazioni, non vi fate subito abbagliare da un qualcosa che può essere bello all'apparenza però non alla sostanza. Ecco, questa è una variante. Che avesse scelto la prima variante della Vespa, che parla di trasformazioni in voi stessi, in voi stesse, che parla di cambiamenti positivi che arriveranno per il futuro, però dipende anche molto, 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 risottolineo molto, da voi consultanti che state guardando il video, ok? Perché qui c'è bisogno di selezionare persone e situazioni, perché è importante, altrimenti potrebbe arrivare una sorta di abbattimento morale o delle ferite da parte di terzi che magari non vi aspettate. Quindi cercate di essere previdenti, questa è la verità che dovete venire a sapere, di fare bene le vostre scelte in chiave di lettura, questo 2 di bastoni, anche le vostre collaborazioni lavorative, mi raccomando, con chi parlate, con chi lavorate. Cercate proprio di capire chi può essere al vostro fianco realmente, non solo a parole, e chi potrebbe invece prendervi in giro. Ma io parlo in generale, in amore, sul lavoro, nella vostra vita personale. Mi raccomando, questa è stata la prima variante della Vespa, che non la considero negativa perché parliamo di mente, di ansie che potrebbero arrivarvi, perché per voi ci sarà un bellissimo cambiamento, ma dovete fare di tutto e di più per farlo arrivare. Siete voi gli artefici del vostro destino, mi raccomando. Ok, allora andiamo avanti e passiamo alla seconda variante, la variante del riccio. Quindi andiamo a vedere un attimino la verità che dovete venire a sapere. Poi chiaramente fatemi sapere in bacheca se vi trovate o meno.
Vediamo un po' la verità che dovete venire a sapere, vediamo un po' e vediamo che cosa esce qui. La papessa. Ok, andiamo a parlare di introspezione dentro noi stessi, andiamo a parlare di sesto senso, di intuito, di saggezza, di valori, però andiamo a fare anche proprio una piccola stesina, quindi la verità che dovete venire a sapere, parlerò in generale, può essere in amore, sul lavoro, nella vita di tutti i giorni, quindi andiamo a vedere che cosa ci vogliono in qualche maniera raccontare. E vediamo un po'. Allora, il fante di spade, l'otto di spade, vediamo un po', il 3 di coppe, vediamo, il cavaliere di bastoni e il sole. Allora, fondo mazzo, il 2 di bastoni anche qui. Allora, la verità che dovete venire a sapere è che sicuramente è in arrivo per voi un'energia maschile, però potrebbe anche essere femminile, rigiratela. Una persona molto sensuale, seducente, dove c'è o ci potrebbe essere diversa chimica. Una persona passionale, una persona che ha voglia di incontrarvi, una persona che ha voglia di passare del tempo con voi, probabilmente potrebbe spiarvi tramite i social o tramite altre persone. Però attenzione, c'è un però. Allora, questa persona potrebbe anche, come dire, a volte avere un atteggiamento un pochino egocentrico, pensare fin troppo a se stesso, a se stessa, oppure essere una persona che non ha voglia di quei grandi impegni ora come ora, ma di fare belle conoscenze. Lì dipende anche voi come consultanti che cosa cercate, perché potrebbe essere una persona che ha voglia di socializzare, ha voglia di leggerezza, ma non ha voglia di costruzione definitiva e soprattutto molto impegnativa, perché lo vedo una persona con delle paure interiori, dei blocchi interiori, quindi una persona che vuole più che altro conoscere varie persone, poi si vedrà se può arrivare un sentimento o meno. Quindi anche qui dovrete valutare, perché davanti a voi si apriranno delle occasioni a livello d'amore, soprattutto per i single. Se qui siete in coppia, beh, sicuramente c'è bisogno di leggerezza, c'è bisogno di fare un qualcosa insieme, perché no, magari tramite degli amici oppure dei parenti, dei familiari, c'è bisogno di compagnia, c'è bisogno di un qualcosa di meno statico. Ecco, diciamo che questo è il messaggio che mi inviano gli arcani. Anche a livello lavorativo, la verità che dovete venire a sapere, sicuramente si apriranno diverse occasioni per voi, siete voi che dovete valutare quale sarà l'occasione più giusta, migliore per voi, perché arriveranno sicuramente dei lavori, però magari dei lavori a tempo determinato che dovete chiaramente, se state cercando un'attività lavorativa, accettarli, soprattutto nei tempi di oggi, però attenzione perché potrebbero non essere quei lavori a lungo termine. Anche qui se però si apriranno diverse occasioni per voi, ok? Se avete già un'attività lavorativa, anche qui attenzione ai pettegolezzi, a un pochino di gelosie, a un pochettino di invidia da parte di qualcuno, ok? Tutto sommato non è una stesa negativa la seconda variante del riccio, però qui c'è bisogno un pochino di rinnovamento, un pochino di aria fresca, un pochino di novità che arriveranno per voi, assolutamente sì, ma soprattutto passioni. Passioni poi per far sì che possa diventare una passione, un amore, c'è bisogno chiaramente di tempo. Allora, qui più che altro ci sono delle paure che possono frenare, possono essere le paure vostre, come volendo potrebbero essere le paure dell'energia che vi interessa, magari paure ad aprirsi decisamente di più nei vostri confronti, e appunto qui dovete valutare voi con la vostra saggezza, perché mi sembrate comunque delle persone molto
sagge, molto meticolose, profonde, e cosa fare, come ottenere dei risultati, però qui mi esce tanto soprattutto la possibilità di conoscenza a livello di benessere, a livello di felicità, a livello arriverà proprio qualcuno che vi riporterà il sorriso. È una persona che però, attenzione, perché parliamo di cavalieri, non sono tanto affidabili, possono entrare, possono uscire spesso e volentieri dalla vita di un individuo, però potrebbe portarvi un sorriso in più, che male insomma non fa. Questa è stata la seconda variante, quindi valutate attentamente, potrebbe essere una persona nuova in arrivo per voi, come una persona che magari già conoscete, che a breve si dichiarerà a voi. Valutate voi e fate bene le vostre scelte. Questa è stata la seconda variante del riccio. Dunque, abbiamo terminato. Ricordo a tutti, chi volesse avere un consulto privato con me può scrivermi un messaggio su WhatsApp oppure inviarmi un'email. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nuovi video. Se avete piacere, se li trovate interessanti, lasciate un like. Io vi ringrazio come sempre con il cuore, vi aspetto in privato. Per veri e propri consulti, ovviamente vi aspetto alla prossima stesa interattiva. Grazie mille.